Oggi, come vedrete dal titolo che forse dopo cambio, parlerò della magia, dell'esoterismo e dell'occultismo, come ho fatto anni fa. Spero che questi argomenti vi lasciano conformi e procediamo. È un campo molto oscuro quello dell'occultismo, dove diciamo le opinioni sono più che altro molto personali, però ecco qua ci possiamo basare su una lettura che ne fa della magia Butler nel suo libro Il mago, esercizi e pratiche magiche, edito, mi sembra che adesso non so se è ancora edito, dalla Hermes Edizioni, che credo sia una casa editrice che dipende dalla Edizioni Mediterranee, ma non ne sono convinto. Forse sì, è un marchio delle Edizioni Mediterranee. Ed è molto interessante quest'opera. Questo libro, che segue e completa l'altro dello stesso autore dal titolo La magia, è un vero e proprio manuale pratico, una guida che accompagna l'aspirante mago dagli esperimenti più semplici ed elementari ai più complessi e potenti. Vorrei sapere come si possono realizzare esercizi complessi e potenti di magia. Diciamo che sono un po' scettico. Più che altro io credo che la magia, l'esoterismo, l'occultismo siano delle forme di vivere il mondo a livello mentale, psicologico, sono delle interpretazioni psicologiche della realtà. Cioè la magia, l'unico cambiamento che può fare non è quello di farti apparire davanti 1 miliardo di euro, ma quello di farti cambiare la tua prospettiva della realtà. E quindi la magia opera sul piano mentale come la meditazione. L'opera si propone soprattutto di dare un utile e valido aiuto a coloro i quali desiderano conoscere e intraprendere liberamente l'impegnativa via dell'arte magica. Il segreto, afferma Butler, può essere rivelato senza pericoli, poiché solo chi ne abbia raggiunta la dignità può pervenire anche ai risultati. L'unico rischio che può derivarne sta nell'abuso o nel cattivo uso delle pratiche magiche, perché altrimenti diventi un invasato se veramente ti identifichi molto con la magia. Ma altrimenti la magia si tratta di stabilire diciamo una corrispondenza interiore con la realtà, una vivenza interiore psicologica, di mentalizzare la realtà. Non si tratta d'altro. Qua mi è apparso un messaggio. Allora, ciao ciao, Coti al Chris, ciao. Poi c'è un messaggio che dice John Johnny Ionni o John Ionni. Ciao John Ionni, grazie di essere intervenuto. No, beh, le mie sono osservazioni di etnologia e antropologia culturale. Poi io sono scettico, sono ateo, ma mi interessano questi argomenti per esplorare la cultura del passato, come anche di Guidi Guerrera, magia della piramide, le tecniche rituali tra magia e scienza.
così titola l'autore di questo altro libro pubblicato anche lui dalle Hermes Edizioni, che per me sono un marchio delle edizioni mediterranee. E lui secondo lui ha la magia della piramide, capito? Questo sarebbe un sigillo magico. Secondo Guido Guerrera, lui ha ricopilato la magia della piramide. Non so che cosa voglia dire con magia della piramide. Qua stavo finendo di leggere. Nel testo le chiavi della magia sono suddivise in maggiori e minori, ma questo è un classico, e tutte vengono dettagliatamente descritte e spiegate. Le chiavi minori consistono in tecniche fisiologiche, psicologiche o psichiche che ci sono state trasmesse dal passato o sono state costruite da un processo di lavoro sperimentale. Alcuni artifici tecnici sono qui così potenti che richiedono un'adeguata preparazione da parte di chi le usa. Sono un po' scettico riguardo quest'ultimo punto. Le chiavi maggiori invece sono più personalizzate e differiscono tra le varie scuole magiche. Nel loro uso va effettivamente adoperata una certa cautela a causa degli effetti che possono derivarne. Tutto deve comunque rimanere sempre sotto il controllo e il dominio del mago, il quale attraverso tappe e gradi successivi perverrà in tal modo alla completezza alla completa realizzazione. 20.000 lire è costato negli anni 90 questo libro, 20.000 lire, che probabilmente è stato stampato prima degli anni 90. Purtroppo hanno messo i bottoni vicini per fare. Terza parte, le chiavi magiche. Naturalmente sì, io non è che credo. Diciamo che poi il magnetismo sarebbe una chiave magica, le maree tatviche. Diciamo che tutto passa per gli stati d'animo che determinati rituali anche religiosi riescono a produrre, però non c'è nulla di oggettivo. Questo dipende dagli stati d'animo che desta in te la magia. Allora adesso siete in una persona, vabbè, dovevo fare questa live, mi sentivo di fare questa live. Mi raccomando, scrivete qua sotto alle 11 di sera, c'ho poco pubblico, non proprio poco, pochissimo, però potevo andare in onda, perché non va di lanciare una premiere questa settimana. Non mi va di lanciare una premiere, allora vediamo un po' di parlare, che tanto poi rimane la live. Poi ci abbiamo, ho preso proprio una manciata di libri delle Hermes Edizioni, 4. La magia stellare di Frank Giano Rippel, il vero Necronomicon della Hermes Edizioni, tanto per cambiare. Vedete? Oh, adesso sì che qua passiamo a cose serie, nel senso che questo libro è puro delirio, cioè io non lo riesco a proprio non a capire, a leggere. Io che amo leggere qualsiasi cosa, guardate questo libro e io sono esterrefatto veramente, non riesco a interpretarlo, non so come interpretarlo, però è molto interessante. A chi gli interessano i libri balenghi, e questo è il re del re. Non ho voluto poi prendere altri 6 libri, perché nella mia ostinazione quando trovavo un autore balengo compravo tutti i suoi libri, ma erano più ridicoli che mai. Questo pretende di interpretare il vero Necronomicon, quando lo stesso Howard Philip Lovecraft ha dichiarato
che il Necronomicon non è mai esistito e che lui riproduceva solo alcuni versi del Necronomicon. Però vabbè, come dire, c'è gente che gli crede a Rippel e anche altri autori che hanno presentato la loro versione di Necronomicon. Però ecco, tutti quanti questi Necronomicon in chiave Lovecraftiana, naturalmente, cioè hanno preso i nomi dei protagonisti delle opere di Lovecraft e ci hanno fatto un libro. Il presente libro, terzo della trilogia sabeana di Frank G. Rippel, si articola in due parti. La prima riguarda un testo Necronomicon o libro dei nomi morti che secondo Rippel sarebbe esistito, che risale a circa 4000 anni fa e che viene ora per la prima volta presentato nella sua versione originale e integrale. La seconda parte del libro è dedicata all'Ordo Rosae Mysticae, ordine della rosa mistica, un ordine iniziatico che si ispira a una corrente di sapere occulto che risale anch'essa a 4000 anni fa e che in realtà è un ordine che ha fondato lo stesso Ripe, l'occhio, perché è, è incredibile, è incredibile fu con quanto che è furbo Ripple, addirittura faceva delle cose tipo vendere attestati, e poi c'è questo incredibile, anche questo libro sempre della Hermes Edizioni, che questa volta si cinge a reinterpretare, ci dovrebbe essere una versione originale del Liber Alve Legis di Aleister Crowley, Alve Legis, Liber Legis, e poi una sua versione di Liber Legis di Rippel, e poi il terzo manifesto Rosa Croce, primo della Rosa Rossa e le ultime 7 operazioni Orm, naturalmente reinterpretato da Rippel, ma qua ti fa credere che è il movimento Rosa Croce, però Rosa Croce rifondato da Rippel. Insomma, interessante, cose balenghe, ma non sono riuscito proprio a digerire questi due testi di Rippel, anche per come è scritto. Hanno preso muffa questi libri. Poi vabbè, qua ci sono tutti, c'è il listino con illustrazioni dei libri della Hermes Edizioni di magia, occultismo, la magia rossa, magia cerimoniale, magia pratica, il tempio magico. Sono tutti argomenti che mi interessano, ma appunto così per curiosare, per ficcare, magari poter far apparire dei soldi, no, sul tavolo, però non succederà mai. Allora, che dire della magia? L'essere umano dalla preistoria ha voluto l'essere umano cercare una connessione con la realtà e con la natura per riuscire a interpretare i fenomeni, e siccome non riusciva a interpretarseli si inventava delle storie, miti, leggende, adorava i fenomeni, il vento, la tempesta, la pioggia, il sole, la luna, i pianeti, e poi alla fine anche gli spiriti delle cose. Si sono formati gli dei, quindi gli dei vivevano nei pianeti, poi c'era il dio dell'agricoltura, dell'oceano, del mare, della pesca, e quindi ecco che si è formato l'esoterismo e l'occultismo in pratica. L'idea anche di magia, di misticismo. La magia non sarebbe nient'altro che la ritualità religiosa. In molti culti ancora adesso i rituali sono magici. La magia non è nient'altro che ritualità
che dovrebbe farsi il miracolo che tutti vogliono invocare. Ma ecco, questo la magia, no? Non è che ci sono altre spiegazioni possibili. La magia è la ritualità nel culto religioso e la potenza che irrompe nella vita quotidiana, il trascendente che irrompe. Danik 8 m5z mondo libero, salute, ciao, salve. Quindi, come dire, molte volte si crede che i rituali religiosi abbiano una distinta natura dai riti magici primordiali, invece ne conservano ancora l'essenza nella loro iniziazione al mistero e forse al culto della potenza, perché Dio che altro è se non una potenza, sinonimo di infinito nella sua potenza. Dio sarebbe, quindi alla fine, insomma, Dio sarebbe sinonimo di potenza nella sua infinitezza, non è finito, quindi è come l'universo che si espande all'infinito alla velocità della luce, non lo puoi abbarcare tutto nella sua neanche essenza. E questa sarebbe l'idea che hanno i religiosi del sovrannaturale, del fantastico, dell'infinito, che va dall'infinito negativo all'infinito positivo, dall'infinitamente brutto cattivo all'infinitamente buono e bello. Dio è onnisciente, Dio è onnipotente e Dio è onnipervadente, quindi significa che sta da tutte le parti e da nessuna, che sa tutto ma è anche è altamente ignorante, e che è infinitamente bello ma anche infinitamente brutto, perché può essere infinitamente buono ma anche infinitamente cattivo, e questo farebbe parte del mistero religioso, del mistero sacro, del terror sacro, perché nell'antica Grecia Pan, il dio Pan, infondeva nei suoi addetti niente di meno che degli attacchi panici, cioè degli attacchi di panico, e quindi Dio ti fa venire l'attacco di panico nella sua abismale infinitezza, cosmica infinitezza, perché è più grande dell'universo, più grande di qualsiasi cosa ti puoi immaginare. Persino l'illimitato universo è piccolo in confronto a Dio. E quindi, come dire, tutte queste contraddizioni soggiacciono a un unico pensiero, quello della religiosità, che ogni cosa si può spiegare in chiave antropomorfa, cioè gli dei o il Dio monoteista dovrebbe trascendere l'umano, e invece opera nell'umano, nel marco dell'umano, perché l'umano lo deve comprendere. Non c'è altri metodi per farsi comprendere dagli esseri umani, e attraverso dei rituali che gli umani comprendono Dio si manifesta nei rituali religiosi, un Dio che ha bisogno di essere venerato dagli umani perché altrimenti cessa di esistere o di avere forza, un Dio quindi che ha bisogno del rituale religioso degli esseri umani, della messa alla domenica, e questa sarebbe una cosa da mettere in dubbio, no? Come mai Dio ha bisogno dell'adorazione degli esseri umani? Ha creato l'essere umano per essere adorato dall'essere umano e l'ha creato a sua immagine e somiglianza per poter essere adorato. Tutto questo sembra un qualche cosa di molto arcaico,
molto più arcaico incluso dei culti politeistici, panteistici e animistici di epoche arcaiche. C'è un dio che si è fatto uomo, avendo fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza per essere adorato dall'uomo. Cioè, che bisogno ha Dio di farsi adorare dall'uomo se è onnisciente, completo in sé, onnipervadente, onnipotente? Però ha bisogno, cioè solo si annoiava, aveva bisogno di farsi adorare dalla sua creatura preferita, l'essere umano. Cioè è un qualche cosa che è ricco, sì, ma in contraddizioni. Veramente Dio ha bisogno di farsi adorare dalla sua creatura imperfetta, dall'umanità? Veramente non riesco a capire dove sta in tutto ciò il vantaggio che ne ricaverebbe Dio. Però vabbè, di contraddizioni vive l'essere umano e i culti umani, religioni tutte, più che altro riflettono non il trascendente ma l'essere umano stesso che ha creato quei culti. Gioco forza che ci si proietta nelle proprie creazioni, si ha un'opera, come direbbe Freud, di proiezione psicologica, e le varie creazioni metafisiche non sono nient'altro che la proiezione idealizzata dei mondi nei quali i vari popoli e le varie civiltà hanno vissuto, si sono sviluppate e sono progredite, non di altro. Quindi voi che ne pensate della magia, dell'esoterismo, dell'occultismo? Scrivete qua sotto nei commentari, anche quando questa live sarà finita, e in questo short io cercherò di rispondervi anche delle regioni. Che ne pensate? Che ne pensate dei culti religiosi? Ditemi, fatemi sapere la vostra. Allora vediamo un po', perché io dovevo iniziare mezz'ora prima ma ho avuto dei problemi per connettermi. Momento. Ho avuto dei problemi per connettermi e adesso vediamo. In 10 minuti ho già fatto 61 visualizzazioni, incredibile. Però mi raccomando, ditemi voi che ne pensate dell'esoterismo, dell'occultismo, eh, dell'ermetismo? Perché sono dei temi che a me affascinano, la magia, l'esoterismo, l'occultismo, mi affascinano come temi di discussione. Allora, Victoria Carvaggio, ciao Victoria Carvaggio, ciao. Grazie di seguirmi. Allora vediamo un po'. 62 visualizzazioni. E beh, insomma, già se io avessi 2 ore probabilmente chissà che live viene. Però
però diciamo che Vittoria Caravaggio, che pensi tu dell'esoterismo, della magia, dell'occultismo? Prima stavamo parlando della magia, no? Ecco qua. Naturalmente io sono scettico nei confronti di cosa che sia trascendentale, però voi che ne pensate piuttosto? Voi che mi state guardando, queste tre persone che stanno qua e che non intervengono mai, non intervengono mai, un po' di mettere lenti, non intervengono mai queste tre persone. C'ho sempre tre o quattro persone che mi seguono, cinque persone, ecco. E acá este libro de la magia lo estaba comentando antes, e potete dire di bello. Allora vediamo un po'. Ci sono tante cose che si possono dire di un argomento così interessante. Di sicuro poi in epoca moderna ci sono stati tanti esploratori della magia, quanti ciarlatani. È un momento, devo andare a fare una cosa. La magia quindi ha dato origine a un mucchio di leggende, superstizioni, culti. Ex sono scomparso. Sono scomparso, scusatemi, ma io continuo a trasmettere e che non c'è luce in questa stanza. Vediamo un po'. Eccomi qua. Scusate, ma ho dovuto ho dovuto chiudere delle finestre, che io sempre mi scordo la casa aperta. Sono stati degli interventi e quindi poi io una volta sorteggiavo a chi si abbonava al mio canale, sorteggiavo questo cellulare, un iPro F183 con il bottone d'emergenza. Se vi può interessare, abbonatevi al mio canale con 200 € al mese e io ve lo mando in omaggio un anno. Se no con questo Motorola 650
abbonatevi con 200 € ve lo mando al primo che si abbona e gli altri te. Togliamo questo effetto speciale che non è molto speciale, è molto effetto ma non speciale. Già la mia camera di questo vecchio Motorola Moto E7 Power è quello che è. Sì, figuriamoci se ci metto gli effetti speciali che cosa diventa. Però vorrei sapere se avete delle esperienze magiche, come vi va con l'argomento. Vabbè che è tardi, fra poco sarà mezzanotte. Io sto in live da 10 minuti, 58, 59, 11 minuti esatti. Dovevo essere in live da mezz'ora, ma non agganciavo la linea. Quindi l'uomo nella sua evoluzione hanno letto un commento. L'uomo nella sua evoluzione ha cercato di progredire nell'intendimento del mondo e dei suoi fenomeni. È chiaro che poi invece sia riuscito a superare questo pensiero magico attraverso la rivoluzione scientifica e poi industriale, attraverso l'illuminismo, l'enciclopedismo. Però ancora la società occidentale è rimasta legata a vecchi valori e per comprendere questi vecchi valori bisogna comprendere la comicità di vicevalori. No, bisogna cercare di pensiero magico, esoterico, occultista, pensiero religioso, perché anche se vai alla chiesa o alla parrocchia vicino casa edificio, non è che hanno un pensiero meno magico del pensiero magico. In fin dei conti è sempre lo stesso pensiero. Mi raccomando, se potete contribuite finanziando questo canale, chat, super chat, sticker, e poi se volete abbonatevi e comprate un super grazie. Grazie di tutto. Adesso vi devo lasciare. Live che è durata 11 minuti e 1 minuto, 11 minuti e 2 secondi, perdono. Ciao, arrivederci dal vostro Sant'Enchan.